Sono Renato Brignone, ho quasi 52 anni, una focomelia alla gamba destra, sono nato così, e vivo a Verbania, sul Lago Maggiore. Ho studiato come geometra, era un istituto tecnico e subito dopo la scuola ho iniziato a lavorare in una cooperativa sociale e poi tanti altri lavori fino a fondare una mia cooperativa che si occupava di turismo accessibile. Il momento preciso in cui ho deciso di dedicarmi solo a questa attività è stato quando ho vinto un piccolo concorso di imprenditorialità giovanile. Una dozzina d'anni fa circa è nata la Tompoma come SRL e ci sono stati molti step evolutivi nel prodotto. Io nel 2002 salivo il Monte Rosa con delle stampelle normali rinforzate, arrivavo sulla cima del Monte Rosa, scendevo, 2 settimane dopo quell'ascensione mi si è rotta una stampella. Io rompevo 1-2 paia di stampelle all'anno e anche quelle rinforzate utilizzate per il Monte Rosa si sono rotte. In quel momento ho deciso che dovevo pensare a una stampella più performante e dopo tanti tentativi e tante prove, ma siamo già 8-10 anni dopo l'ascensione del Monte Rosa, è uscito il primo prodotto commerciale. Era in titanio, estremamente resistente, aveva questa forma perché poi la forma non è mai cambiata, adesso noi facciamo diversi modelli ma la forma è questa e il tempo ci ha dato modo di cambiare molte volte l'assetto organizzativo della società, capire molto di cos'è il mercato, come vale la pena affrontarlo, capire i miei limiti e quindi ho delegato delle cose che evidentemente io non facevo bene e io adesso mi dedico molto di più al prodotto e molto meno al marketing e molto meno alla scalata del mercato. Però il prodotto adesso ha degli studi, nel senso che quello che io sapevo e che io provavo sul mio corpo, ovvero questa stampella funziona meglio, si fa meno fatica, ti affatica di meno, adesso con il tempo siamo riusciti a fare delle dimostrazioni analitiche, delle prove di laboratorio, abbiamo dei numeri che dicono che questa stampella è migliore delle altre. Un grande motore per sviluppare questa idea è sicuramente stato mia moglie, perché abbandonando un lavoro fisso per decidere di fare un'impresa e quindi lasciare una certezza per una grande incognita, non è stata una scelta banale. E io non nasco come imprenditore, io non ho una formazione specifica come imprenditore. La mia formazione deriva molto dal mio handicap. Il mio handicap mi ha aiutato a capire quali sono i miei limiti e a superarli. Ecco, lo spirito imprenditoriale mio vero è la grande forza e tenacia di portare avanti un'idea, anche se non sei capace. Devi trovare le persone che riescono a mettere quel tassello del puzzle che ti manca. Io prima di fare questa attività avevo fatto, come vi dicevo, una cooperativa sociale che si occupava di turismo accessibile, turismo per i disabili. E quando sono partito con questa attività ho deciso di non chiedere soldi pubblici, non chiederli proprio. Per cui mi sono messo sul mercato, ho cercato finanziatori privati che volessero da un punto di vista etico ma anche da un punto di vista imprenditoriale provare a cambiare questa piccola nicchia, che poi non è neanche così piccola, e innovare il settore. E quindi i soldi li ho trovati sul mercato. Li ho trovati sul mercato e devo dire, ho anche imparato che soldi pubblici e possibilità ci sono. In una birreria esattamente qua dietro, una sera, e sul sottobicchiere della birra, con una birra abbiamo iniziato a disegnare come avrebbe potuto essere una stampella. Il prodotto nasce da un'idea su carta, ho trovato degli artigiani che me l'hanno realizzato, nel provarlo ho fatto delle modifiche più e più volte fino ad arrivare a quello che io ritengo il prodotto perfetto.
il progetto è la piacevolezza a tutto tondo, il design vero, la stampella non deve essere più uno stigma, deve essere un bell'oggetto e siccome funziona bene nessuno ha più nulla da dire. Riconoscere una persona dai suoi difetti è un concetto che dobbiamo dimenticare perché dobbiamo iniziare a conoscere le persone. Questo è il modello entry level Tompoma, costa 110 euro al paio. Ora, gli intermediari mi dicono costa troppo caro perché loro devono guadagnare il 50%. Questa cosa non ha senso. Io capisco che le altre stampelle, le baracche, costano 25-30 euro al paio, ma non sono efficienti, sono addirittura pericolose in molte occasioni. Infatti io oggi come oggi il 99% le faccio tutte online, perché ormai le persone sanno e c'è il passaparola che il mio prodotto è migliore e comprano a scatola chiusa. Normalmente noi riceviamo ordini al 99% online. Io controllo ogni singolo ordine che arriva e verifico che sia corretto. Per esempio può capitare che ci sia l'ordine di una singola Tompoma, di una singola stampella. Normalmente siccome la maggior parte delle persone ordina il paio di stampelle, quindi la coppia, ma non tutti hanno bisogno della coppia, alcuni vogliono la stampella singola. Quando io ricevo l'ordine per una singola stampella, per un singolo prodotto, chiamo il cliente e chiedo se è corretto o cose analoghe per gli accessori. Verificato che l'ordine è corretto, io do l'ok a procedere e quindi a Brescia, dove c'è una cooperativa sociale che si occupa, che è un nostro partner, la cooperativa Provagliese, loro fanno l'assemblaggio e la spedizione. Per cui il mio lavoro in questo momento è concentrato sul cliente finale. Devo dire che oggi ho fatto il mio piccolo capolavoro, nel senso che è entrato in società nel gruppo un vero imprenditore, uno che fa impresa a grossi livelli. È una persona locale, il gruppo si chiama Altair, che ha deciso di investire in questa idea. Con l'avere un'impresa vera e capitalizzata all'interno della mia piccola società, io nel frattempo ho presentato 3 nuovi brevetti. E ho diversi prototipi allo studio, per cui il futuro di fronte a noi io lo vedo estremamente roseo. Quindi il progetto imprenditoriale è su 2 livelli. Il primo livello è fare in modo che questo prodotto scali il mercato e diventi il riferimento, perché è il migliore e dovrebbero usare tutti questo prodotto. Non mi interessa se lo pagano poco o pochissimo o un po' di più, ma l'obiettivo è che sia democratico, che tutti lo possano usare. Ma il secondo livello è il gruppo che è entrato nella mia piccola società, rilevi la più grande parte della società, perché io dopo una certa età io non voglio solo lavorare, voglio anche fare altre cose. E quindi la ristrutturazione della mia baita e dei ruderi che ho comprato lì vicino dovrebbero diventare il mio prossimo step imprenditoriale. Avere delle stanze in montagna in un posto meraviglioso da poter affittare e stare nella pace e nella tranquillità delle mie montagne. Allora, io non sono la persona più giusta per dare consigli, però se devo scavare nella mia storia e trovarne uno, è prudenza. Ci vuole della grande prudenza, per cui prima di partire in qualunque cosa bisogna approfondire. Io sono partito allo sbaraglio e devo dire mi ha salvato la grande energia che ho. Tante volte credo che il difetto più grosso che abbiano e possono avere gli imprenditori è quello di sopravvalutarsi. In questo, e resta un'opinione, credo che essere un imprenditore con una disabilità aiuti, perché la disabilità ti mette di fronte ai tuoi limiti molto presto. Non è che li devi superare tutti, ma li devi conoscere bene. Le persone migliori che io conosca, che siano disabili oppure no, sono persone che conoscono i propri limiti
e questo gli aiuta tantissimo ad avere una comunicazione efficace, efficiente e vera con le persone che incontrano. Ecco, la prudenza ok, ma quando ci si lancia a pieno, cioè non è una cosa che puoi stare, ti butti col paracadute, una volta che sei lanciato, ti sei lanciato, e fare impresa è esattamente questa roba qua, buttarsi. Coraggio!